L'accordo era stato stretto e la promessa di lavoro aveva riacceso la speranza in Andreas. Dopo aver vuotato il primo bicchiere di Pernod, l'uomo propose: «Prendiamo un altro drink?» «Ma ora pagherò io», disse il senzatetto Andreas. «Lei non mi conosce, sono un uomo d'onore, un lavoratore onesto. Guardi le mie mani, sono mani sporche e callose, ma oneste lavoratrici». «Questo mi piace», disse il signore. Aveva occhi scintillanti, un viso rosa da bambino e un piccolo baffo nero proprio al centro. Nel complesso era un uomo piuttosto amichevole e Andreas lo trovava simpatico. Così bevvero insieme e Andreas pagò il secondo giro, e quando il signore col volto da bambino si alzò, Andreas vide che era molto grasso. Tirò fuori dal portafoglio un biglietto e vi scrisse il suo indirizzo. Poi prese una banconota da 100 franchi dallo stesso portafoglio e porse entrambe le cose ad Andreas dicendo: «Così sarò sicuro che verrà domani mattina alle 8, non dimentichi, e avrai il resto. E dopo il lavoro prenderemo un altro aperitivo insieme. Arrivederci, caro amico». Detto questo, l'uomo grasso con la faccia da bambino se ne andò e nulla sorprese Andreas più del fatto che l'uomo grasso avesse tirato fuori l'indirizzo dalla stessa tasca dei soldi. Ora che aveva denaro e la prospettiva di guadagnarne di più, Andreas decise di procurarsi un portafoglio. A questo scopo andò alla ricerca di un negozio di pelletteria. Nel primo che incontrò c'era una giovane commessa. Gli sembrò molto carina dietro al bancone, con un austero abito nero, una pettorina bianca, la testa riccioluta e un pesante braccialetto d'oro al polso destro. Lui si tolse il cappello e le disse allegramente: «Sto cercando un portafoglio». La ragazza guardò i suoi poveri vestiti, ma non c'era malizia nel suo sguardo. Voleva semplicemente valutare il cliente, perché nel suo negozio c'erano portafogli costosi, di prezzo medio e molto economici. Per evitare domande inutili, salì subito su una scala e prese una scatola da livello più alto. Qui venivano conservati i portafogli che alcuni clienti avevano restituito per scambiarli con altri. Così Andreas vide che quella ragazza aveva gambe bellissime e mocassini molto eleganti e si ricordò di quei tempi quasi dimenticati in cui lui stesso aveva accarezzato dei polpacci e baciato dei piedi, ma non ricordava più i volti delle donne, tranne uno, quello per cui era stato imprigionato. Nel frattempo la ragazza scese dalla scala, aprì la scatola e lui scelse uno dei portafogli che si trovavano in cima, senza nemmeno guardarlo con attenzione. Pagò, si rimise il cappello e sorrise alla ragazza, che ricambiò il sorriso. Distrattamente mise il nuovo portafoglio in tasca, ma lasciò i soldi lì accanto. All'improvviso il portafoglio gli sembrava inutile. Pensava solo alla scala, alle gambe della ragazza, ai suoi piedi. Perciò si diresse verso Montmartre, alla ricerca di quei luoghi in cui in precedenza aveva trovato piacere. In un vicolo ripido e stretto trovò una casa di tolleranza. Si sedette a un tavolo insieme ad altre persone, pagò un giro di bevute e scelse una delle ragazze, quella seduta più vicina a lui. Poi andò con lei e benché fosse solo pomeriggio, restò fino all'alba e poiché i gestori erano di buon carattere, lo lasciarono dormire. Il mattino seguente, venerdì, Andreas andò al lavoro dall'uomo grasso. Doveva aiutare la padrona di casa con i bagagli e, nonostante i traslocatori stessero già facendo il loro lavoro, ad Andreas restava ancora molto da fare per dare una mano. Ma col passare della giornata sentì che la forza tornava nei suoi muscoli e che il lavoro gli piaceva, perché era cresciuto lavorando, minatore di carbone come suo padre e anche un po' contadino come suo nonno. Se solo la padrona di casa non lo avesse confuso così tanto tra ordini contraddittori e richieste opposte, tanto da non sapere più dove mettere le mani. Ma lei stessa era agitata, lui lo vedeva. Non doveva essere stato facile per lei traslocare così in fretta e forse aveva anche paura della nuova casa. Lei era lì, ben vestita, con cappotto, cappello, guanti, borsa e ombrello, anche se avrebbe dovuto sapere che sarebbe rimasta in casa per un altro giorno e una nuova notte, e anche per il giorno successivo. Di tanto in tanto sentiva la necessità di ritoccarsi il rossetto, e Andreas lo capiva benissimo. Era una signora. Andreas lavorò tutto il giorno. Quando ebbe finito, la padrona di casa gli disse: «Venga puntuale domani mattina alle 7».
Tirò fuori dalla borsa un piccolo portamonete, cercò a lungo, estrasse una moneta da 10 franchi, ma poi la lasciò cadere nuovamente per prenderne una da 5. «Ecco una mancia», disse, «ma non la spenda tutta in alcolici e sia puntuale domani». Andreas ringraziò la donna, se ne andò, bevve solo una mancia, nulla di più. Quella notte dormì in un piccolo albergo. Si svegliò alle 6 del mattino e tornò al lavoro con rinnovata energia, arrivando anche prima dei traslocatori. Proprio come il giorno prima, la padrona di casa era già pronta, vestita con cappello e guanti, quasi non fosse andata neanche a dormire, e lo salutò cordialmente dicendo: «Vedo che ieri ha seguito il mio consiglio e non ha speso tutto il denaro in alcolici». Andreas si mise quindi al lavoro. Accompagnò la signora nella nuova abitazione dove si trasferivano e aspettò l'arrivo del gentile uomo grasso, che gli pagò quanto pattuito. «Le offro ancora qualcosa da bere», disse il grasso signore. «Venga con me». Ma la moglie intervenne rapidamente, sbarrando letteralmente il passo al marito. «Adesso dobbiamo mangiare», disse. Così Andreas se ne andò da solo. Quella sera bevve da solo, cenò da solo e poi entrò ancora in un paio di taverne. Bevve molto, ma non al punto da ubriacarsi, e stette attento a non spendere troppo denaro, perché il giorno seguente intendeva andare alla cappella di Santa Maria de Batignolles per restituire almeno una parte del suo debito alla piccola Santa Teresa. Tuttavia bevve quanto basta per perdere la lucidità e l'istinto, tipici della povertà, necessari per individuare l'albergo più economico della zona. Finì così per trovarne uno un po' più caro, e anche qui dovette pagare in anticipo, non avendo bagaglio e indossando abiti logori. Ma questo non lo disturbò affatto. Dormì profondamente, anzi, fino al mattino inoltrato. Si svegliò soltanto al suono delle campane di una chiesa vicina e ricordò immediatamente l'importanza di quel giorno. Era domenica e doveva recarsi dalla piccola Santa Teresa per saldare il debito. Si vestì in fretta e raggiunse rapidamente la cappella. Tuttavia non arrivò in tempo per la messa delle 10. Proprio in quel momento la gente usciva dalla chiesa, venendogli incontro. Chiese allora quando ci sarebbe stata la prossima messa e gli risposero che sarebbe iniziata alle 12. Rimase per qualche istante disorientato, fermo davanti all'ingresso della cappella. Gli restava ancora un'ora e non aveva alcuna voglia di trascorrerla in strada. Si guardò attorno per capire dove aspettare e vide un bistrò proprio di fronte alla cappella, sulla destra. Decise così di entrare e attendere lì il tempo rimasto. Con la sicurezza di chi ha il denaro in tasca, ordinò un pernod e lo bevve con la disinvoltura di chi nella vita ne aveva già bevuti parecchi. Ne ordinò un secondo e un terzo, versando ogni volta meno acqua nel bicchiere. Quando arrivò il quarto, Andreas non era più sicuro se ne avesse bevuti 2, 5 o 6 e ormai aveva completamente dimenticato perché si trovasse lì. Ricordava soltanto di avere un dovere, un obbligo d'onore da compiere. Pagò, si alzò e uscì dalla porta con passo ancora sicuro. Vide la cappella alla sua sinistra e immediatamente ricordò dove si trovava, perché fosse lì e cosa dovesse fare. Stava per compiere il primo passo verso la cappella quando improvvisamente udì il proprio nome. «Andreas!» chiamò una voce di donna, come un eco da tempi ormai lontani. Si fermò e si girò verso destra, da dove era giunta la voce. Riconobbe immediatamente il volto per il quale era finito in carcere. Era Caroline.